Copy trading, ne parlano tutti adesso, ma la domanda vera è una sola. Funziona davvero o è l'ennesima fregatura per rubare soldi alla gente? Risposta onesta, funziona e frega, dipende solo da come è costruito dietro. E dietro si intende una cosa sola, come viene pagato chi utilizza questo sistema. Perché se viene pagato per quanto tu operi, gli conviene farti operare tanto, ma se viene pagato per quanto tu guadagni, allora gli conviene lavorare bene. Io ci sto dentro ed ora voglio spiegarvi entrambi i meccanismi, compreso il mio. Quindi ragazzi, ma sto copy trading funziona davvero? Ebbene, vedremo come funziona, come ci si guadagna e dove nascono le truffe. Cos'è il copy trading innanzitutto? È un meccanismo dove un conto opera, un conto principale opera e c'è un conto che può essere gestito a mano o da un sistema automatico, ok? Quindi altri conti poi vengono collegati al conto principale e replicano esattamente le stesse operazioni con lo scaling del capitale, nel senso che se il conto master che opera utilizza un capitale di 1000 euro per esempio, gli altri conti entrano con 500 o 2000, a quel punto il lottaggio comunque è scalato in base al capitale, ok? Quindi chi si attacca al conto principale e che esegue il copy non decide nulla, ma esegue esattamente le stesse identiche operazioni del conto principale. Quindi chi copia non sceglie cosa fare, ma segue, ed è qui che nasce sia il vantaggio sia il rischio, ok? Chiaramente non è una novità, ma è esplosa adesso perché la barriera all'ingresso è quasi zero. Quindi non c'è nessun prodotto da costruire, non devi scrivere un corso, non devi sviluppare software, ti serve solo un conto, no? I soldi che metti sul tuo conto e utilizzi per copiare le operazioni dell'altro conto. Quindi non c'è nessun prezzo da giustificare, è gratis e ciò abbatte ogni resistenza, perché se fino a prima chi voleva utilizzare software automatici doveva comunque comprarli, settarli e quant'altro, ad ora, comunque non è ad ora recentissimo, ma comunque c'è già da diverso tempo, direi anche anni, ok? Allora chi si iscrive non deve pagare assolutamente nulla. Quindi come funziona, come ci guadagna chi lo utilizza? Chiaramente ragazzi il guadagno è a monte. Chi promuove viene pagato dal broker e non ha bisogno che tu paghi insomma per fargli guadagnare, ma c'è il broker che regolamenta queste cose. Quindi la domanda non è quanto guadagna, la domanda è su cosa guadagna, ed è qui che si aprono due strade, anzi tre strade diverse. Ragazzi, chi sponsorizza i broker può guadagnare in questi modi. Uno è la CPA, si chiama, è un pagamento una tantum che nel momento in cui un cliente deposita i propri soldi ed inizia a tradare, il broker gli riconosce un pagamento di un tot, che non posso dire, ma che perché sostanzialmente dipende dal broker che si va a sponsorizzare ed utilizzare. I broker più fuffaldini, i broker meno sinceri, diciamo, i broker più fuffa appunto sono quelli che pagano di più, i broker più seri sono quelli che comunque pagano di meno questa CPA. Quindi cosa fa? Paga una cifra fissa quando apri il conto e depositi. Incassa una sola volta all'inizio chi fa il referral, chi lo sponsorizza, e dopo, cosa succede dopo? Non incide al suo guadagno, e qui è ciò su cui viene basato la maggior parte delle truffe. Perché? Perché chi sponsorizza il broker, chi vi dice di depositare, chi vi dice accedi alla mia sala segnali VIP, chi mi dice copia il mio conto incredibile che fa overlottaggio su Xau, dove vedi che fa chissà che tipo di guadagni, vedi solo gli screenshot dei guadagni e non esistono mai perdite, ok? Loro utilizzano la CPA semplicemente perché non gli interessa se tu che entri guadagni, non gliene frega proprio nulla. L'unica cosa che gli interessa è il tuo deposito, farti aprire operazioni, come vanno, e prendere la loro una tantum, il loro pagamento. Fine. Quindi non c'è interesse a lungo termine, c'è solo interesse a farti depositare, dandoti chissà che tipo di servizio, dandoti delle promesse incredibili di guadagno, e lì finisce ragazzi, e lì è dove ci sono la maggior parte delle truffe. Non c'è nulla da dire su questo. Poi
Il secondo modo per cui chi sponsorizza può guadagnare qualcosa, ed è un modo più a lungo termine ed è un modo dove anche ti pagano meno perché ha un senso dietro, si chiama IB, è il rebate, ok? Quindi è la commissione sul volume. Il broker paga in base ai lotti che il conto genera nel tempo e ha interesse che il conto resti attivo, ovviamente. Non c'è un interesse a far bruciare il capitale, perché c'è un interesse del muovere i lotti, c'è un interesse nell'aprire operazioni, ma se uno chiaramente fa over leverage, apre operazioni tanto grandi, ok, per comunque muovere volume, ma su conti piccoli, il rischio di bruciare il capitale è tanto alto e lì finisce la partnership, nel senso, una volta che il cliente ha bruciato il conto non si fida più, non metterà più nessun euro e non seguirà questa persona, farà recensioni negative e quant'altro, cosa che non ha senso, perché appunto chi guadagna con l'IB è un guadagno a lungo termine ed è determinato a comunque far guadagnare, far lavorare il conto, lasciarlo in piedi, ok? Poi, riguardo il copy, c'è un altro modo di guadagno che è la performance fee. La performance fee, perché è impostata, semplicemente è una percentuale sui profitti, quindi solo sui profitti, solo se i clienti, i conti guadagnano, e incassa una percentuale solo sui profitti generati, appunto. Se non produce, non incassa, e quindi è l'unico dei tre legato al risultato del cliente. Quindi chi fa copy, chi guadagna tramite i rebate e chi chiaramente chiede delle performance fee magari neanche troppo alte, altrimenti il cliente comunque guadagnerebbe poco dai propri conti, è più tenuto a far guadagnare tutti. Quindi guadagna il conto madre, guadagnano tutti i clienti allegati ed è un rapporto win-win, ok? Un rapporto dove il cliente poi si fida e lascia il conto o aggiunge anche altri soldi a lungo termine e il trader guadagna sia dalle performance fee sia dal proprio conto che cresce costantemente nel tempo. Chiaramente poi dipende dal trader che tipo di conto va ad utilizzare, che tipo di lottaggio, se è un trader che comunque apre lotti alti anche su conti piccoli oppure se è un trader più conservativo. Quindi differenza tra conservativo e aggressivo è il rischio che si va a utilizzare. Per quanto mi riguarda, io sono sempre conservativo perché ci tengo a non perdere denari. Non voglio vedere grandi cifre perse sul mio conto, ma bensì preferisco dei piccoli profitti, piccole perdite, ma che comunque a lungo termine mi portano, insomma, il conto in positivo, ok? Quindi il problema, come dicevo, della CPA è che incassa all'apertura, poi il conto smette di essere il suo problema. Conta il numero, non la qualità, non interessa assolutamente nulla. Non c'è nessun motivo per selezionare quanto metti, ti faccio aprire le posizioni in automatico o meno, e una volta raggiunto e preso il mio guadagno dal broker, per me tu puoi andare a farti fottere. Nessun motivo per avvisarti dei rischi, non ci interessa nulla e il conto bruciato non costa nulla. Quindi ragazzi, quali sono i segnali che qualcosa non torna? Il conto in vetrina, cioè quello che mostrano, ok? Conto piccolo, guadagni incredibili terminati da questo conto piccolo, mostrati solo verdi, quindi solo per azioni che guadagnano senza far vedere perdite. E quindi come funziona? Essendo conti piccoli, se poi saltano, lo aprono un altro, altri 200, 300, quando va bene facciamo vedere a tutti, quando va male non vede nulla nessuno. È così che lavorano ragazzi, è un iter conosciuto, è un iter che si vede. Quindi il volume comunque è come obiettivo, i sistemi ad alta frequenza o a raddoppio generano lotti ed è ciò che comunque con l'IB uguale li porta a guadagnare, ma generare lotti, aprire lotti grandi su conti piccoli non è direttamente correlato con guadagnare costantemente sui mercati, perché quando apri un lotto grande poi basta poco che il conto lo saluti. Lo storico che non esiste ragazzi, si dimostrano solo gli screenshottini della MetaTrader senza far vedere effettivamente lo storico, senza far vedere come lavora, come effettivamente lavora il trader, come è stato backtestata la strategia, come ha lavorato negli anni precedenti. Se io non vedo questo, non mi deve interessare ad entrare, non devo farmi ingolosire dagli incredibili guadagni che vedo sugli screenshot del telefono ragazzi, perché non funziona, perché vi brucia i conti. Sveglia! Il broker che non conosci
Se il broker è un broker strano, non regolamentato, basta cercare un po' di recensioni in giro e vedi che poi sostanzialmente non paga, oppure ha CPA altissima, quindi paga tanto chi fa entrare. Ma perché? Perché vi bruciano i conti e non gli interessa nulla di voi. Arrivederci, prendo la mia una tantum e grazie. E poi ragazzi, il gratis senza spiegazione. Gratis è possibile, entri gratis qua, segui la mia sala VIP, guadagna, metti 200 euro in un mese, triplichiamo i tuoi soldi. Ragazzi, non funziona a lungo termine, mi dispiace, ma è la dura verità, è scomoda, ma è così. Quindi ragazzi, come lavoro io? Avete visto che ho sponsorizzato, che ho aperto dei conti copy allegati ai miei conti personali. Semplicemente come lavorano tutti gli altri servizi copy, non faccio CPA, non mi interessa, io lavoro a lungo termine, quelli sono soldi miei che metto sui conti, di conseguenza non ho interesse a bruciarli, ma bensì a farli guadagnare. Di conseguenza lavoro con la commissione che viene pagata dal broker in base a quanto viene aperto, non mi interessa aprire di più per prendere più commissioni, ma apro quello che serve in base alle strategie, punto. E mi trattengo una piccola percentuale sui profitti, come è giusto che sia, perché dietro le strategie che utilizzo, dietro il lavoro che c'è, sono tante ore al PC, tante ore di backtesting, tante ore di studio, e di conseguenza ciò deve essere ripagato. Non posso farvi guadagnare e non prendere nulla. No, questo è il mondo, così funziona. Io do qualcosa e ricevo qualcosa, altrimenti non può funzionare. Non è una cosa sostenibile, ok? Il volume non mi conviene, le strategie hanno regole fisse, validate su 3 periodi separati, come faccio tutti i testing, e non posso fare più operazioni per aumentare il lottaggio, perché non funziona, perché è più rischioso, a me il rischio non interessa, preferisco una cosa costante, ok? E ora ragazzi, bando alle ciance, voglio farvi vedere come sono andati i miei 3 conti copy in questa settimana di utilizzo. Come vedrete sono conti piccoli e le size sono piccole. Non mi interessa fare operazioni fuori scala per fare lottaggio, non mi interessa minimamente. Ok? Operazioni in perdita incluse ovviamente, ed è un periodo brevissimo, non è un track record, è una fotografia. I track record sono su MyForexBook e le vedrete in descrizione, ok? Come hanno lavorato i miei conti, ma adesso vediamo come hanno lavorato i miei conti da quando ho attivato il copy, e chi mi ha seguito ragazzi ha fatto queste cifre, ok? Allora, eccoci qua, questo è il software che utilizzo per avere lo storico totale dei miei trade e dei miei conti. È un software veramente molto comodo, carico i report dettagliati del mio conto live reale, che potete vedere anche su MyForexBook, e questi sono i guadagni. Ragazzi, questo qua è il conto Dynamic 1K Grid, utilizza strategie in griglia come ho già mostrato, ok? Poi farò vedere dettagliatamente su video separati come lavorano, ma sono strategie comunque che mi ritengo molto contento di come hanno lavorato, e come vedete hanno un win rate molto alto, 82% di win rate, e su un portafoglio da 1000 già siamo a $138 di guadagno, quindi siamo sopra il 14% di guadagno. Direi ottimo. Le strategie sono divise, sono 4 strategie diverse: Ichimoku, ATR, Bowling Grid e Snowball. Ogni strategia ha fatto il suo, c'è quella che ha guadagnato più e quella che ha guadagnato meno. Come vediamo in dashboard ci sono stati periodi in cui hanno perso e poi subito riguadagnato, e così via, ok? Le strategie in griglia funzionano così: qualcuna apre anche lotti da 0,02, 0,03, dipende dal mercato, dipende da come lavora. Avendo io messo insieme questo portafoglio di strategie e testate maniacalmente, questi sono i risultati. Quindi per essere la prima direi molto bene. Andiamo a vedere il Dynamic 500, quindi quello per conti da 500, conti più piccoli, come ha performato. Come vedete questa apre molto meno operazioni, ha fatto solo 13 operazioni, un win rate adesso incredibile, però ovviamente non sarà così a vita ragazzi, 100% di win rate, neanche un'operazione in perdita, ok? E $10 di guadagno, niente di che, ma comunque come potete vedere qualcosina a casa ce lo siamo portato, ok? Conto piccolo,
conservativo, guadagni piccoli. È così che funziona, non è overlottaggio, non è nulla di magico. Andiamo a vedere il Dynamic 1K, come è performato. Questo qua, ragazzi, non utilizza strategie in griglia, non utilizza strategie strane, come posso dire, ma stop loss e take profit fissi. È composta da 5 strategie diverse, ok? Le due che hanno aperto operazioni sono solo range break e bias, le altre no, semplicemente perché se non c'è occasione non lo aprono, ok? Non sono strategie che aprono operazioni tutti i giorni, ma le aprono in maniera maniacale, le aprono quando serve, non perché serve. Di conseguenza abbiamo 38 trade, no? Come potete vedere all'inizio piccola perdita, è andato poi dopo a guadagnare qualcosina. Qua abbiamo avuto un piccolo drawdown che è stato recuperato molto velocemente e poi exploit del conto. Siamo a $200 di guadagno, quindi oltre, insomma, circa il 20% su un conto da 1000, ok? Max drawdown 50 dollari e un guadagno di 200. Come potete vedere, perché è guadagnato così tanto in poco tempo? Semplicemente perché con le notizie che ci sono state settimana scorsa il mercato era favorevole, le strategie erano favorevoli e di conseguenza in poco tempo è riuscito a portare a casa un buon guadagno, chiudendo la settimana incredibilmente, insomma, in guadagno. Di conseguenza questi sono i risultati. Chi mi ha seguito, chi è entrato nel mio copy ha fatto queste cifre ed è contento. Chi rimane indietro non guadagna nulla. Se vi interessa, ragazzi, link in descrizione e potete accedere. Vi ho spiegato come funziona il copy, vi ho fatto vedere come è impostato il mio conto personale, certificato e tutto quanto. Ho interesse a guadagnare e a farvi guadagnare. Se vi interessa, entrate anche voi. Detto questo, ragazzi, torniamo al PowerPoint. 5 domande da fare a chiunque. Chiunque gli sponsorizzi un copy, chiunque gli sponsorizzi una sala segnale, io chiederei su cosa guadagni esattamente, essendo che è tutto gratis. Posso vedere uno storico certificabile, voglio vedere come ho guadagnato in passato, le strategie che vanti di utilizzare che fanno guadagni incredibili, quale è stato il periodo peggiore, quanto hai perso, con che size, ma realmente storico, se lo dicono a parole, non è nulla, è aria fritta. Quanto può scendere il conto in base al mio investimento iniziale, che ci sono i rischi che io dico sempre, e se io ho impostato un copy da 1000 non può entrare con 500 perché è rischioso, ma la cifra deve essere quella che io ho messo. Quindi, e cosa succede se smetto? Nel senso, se io posso ritirare tutti i soldi subito o no? Se già vi dicono che non puoi ritirare i soldi, ragazzi, state alla larga. Il conto è vostro, dovete depositare i vostri soldi sul vostro conto e copiare se volete. Quando volete ritirare i soldi, i guadagni o quello che volete, potete farlo, dovete poterlo fare sempre. Ok? Quindi, ragazzi, in sintesi, il copy trading non è né truffa né una scorciatoia, è un meccanismo che funziona dettato da chi lo utilizza, dettato dalle persone che ne vanno, insomma, a fare parte. Quello che cambia tutto è su cosa viene pagato, chi te lo propone. Chiedi sempre dove arrivano i soldi, se non te lo spiegano, ragazzi, è il momento di fermarsi, ok? Poi, vuoi capire se ha senso la tua situazione? Vuoi iniziare? Scrivimi, sono disponibile, ti spiego tutto, condizioni e rischi. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao!